Si dice che la rabbia sia l'arma dello stupido, e io lo so bene. Ma a volte la vita ti mette in situazioni in cui l'unica cosa che ti resta è la rabbia. Molti mi hanno giudicato, ma ci sono anche tanti che criticano il modo in cui ho reagito. Mi chiamo Marco e poco prima del matrimonio ho scoperto che la mia futura moglie Francesca mi tradiva. Ho 32 anni e sono capitano di marina. Sono nato a Milano e ho studiato ingegneria navale. Dopo anni di sacrifici sono riuscito a partire per il mare, proprio come mio padre. Non vedevo l'ora di seguire le sue orme e dopo tanto lavoro sono riuscito a diventare ufficiale navale. Questa carriera comporta tante responsabilità, ma è ben pagata. Dal punto di vista materiale andava tutto bene. Più partivo, più i soldi si accumulavano sul mio conto, senza mai avere tempo per godermeli. Ma viaggiare così tanto significa anche un problema: la solitudine. Non tutti sono pronti a gestire una relazione a distanza. Ho avuto diversi fallimenti in amore. Un giorno, il mio amico Luca mi ha presentato Francesca. Non aveva mai avuto una relazione seria, ma era affascinante, bellissima e molto intelligente. Mi sono subito innamorato di lei. Era diversa dalle altre. All'inizio non pensavo a una relazione a distanza. La maggior parte delle donne non avrebbero mai accettato un amore che dura 9 mesi all'anno. Andava tutto bene quando ero a casa, ma appena partivo, la relazione finiva sempre con il classico messaggio che mi annunciava la rottura. Quando sono tornato a Milano l'anno successivo, ho deciso di chiedere a Francesca di sposarmi. Ha accettato senza pensarci troppo. Mi sentivo finalmente pronto a costruire una vita con lei. Era la persona perfetta. Poiché viveva vicino a Milano, ho comprato una casa in città per non dover affrontare il problema della distanza. Ho messo la casa a nome di Francesca, visto che ero spesso in mare e non potevo occuparmi di alcune pratiche. L'anno successivo, Francesca doveva organizzare i preparativi per il matrimonio. Le ho dato carta bianca per gestire tutto, poiché non volevo essere coinvolto nei dettagli. Un giorno, però, ho ricevuto una telefonata che ha cambiato la mia vita. Un amico che aveva parlato con Luca in un bar mi ha rivelato qualcosa che non avrei mai immaginato. Dopo aver bevuto troppo, Luca gli aveva confidato che Francesca mi tradiva con lui. Per curiosità, il ragazzo gli aveva chiesto come fosse possibile. E Luca gli aveva spiegato che Francesca stava cercando di separarmi da mio denaro. Il suo piano era chiaro: sposarmi, avere accesso al mio conto. E dopo 3 anni, quando avremmo accumulato abbastanza soldi, divorziarmi e lasciarla. All'inizio ho pensato che fosse una bugia, ma ho voluto confermare la verità. Così ho ingaggiato un investigatore privato per seguire Francesca. Quando l'investigatore mi ha riportato le prove, la realtà è diventata chiara. Francesca e Luca vivevano insieme nella casa che avevo comprato per lei. Avevo mesi per pensare cosa fare. Alla fine ho deciso che certe persone dovevano essere smascherate per quello che sono. Almeno Luca lo conoscevo bene. Era come un fratello per me. Quando sono tornato in città, ho detto a Francesca che dovevamo vivere separati fino al matrimonio, per poi rendere la nostra unione più romantica. Lei ovviamente ha accettato. Come poteva rifiutare? Le ho chiesto di occuparsi degli ultimi dettagli del matrimonio, ma lei non era affatto interessata. I soldi per il matrimonio dei sogni erano in realtà per Luca. Ho preparato delle cartelle con tutte le prove raccolte dall'investigatore. Le prove erano schiaccianti. Il giorno del matrimonio, mentre tutti erano al ristorante, ho preso il microfono e ho chiesto a tutti di guardarsi attorno. Quando le cartelle sono state distribuite, è calato il silenzio. Nessuno ha osato dire nulla. Ho chiesto a Francesca quale fosse il suo piano e poi sono andato via, lasciando che fosse tutto rivelato. Molti mi hanno criticato per come ho gestito la situazione. Non so se fosse la cosa più matura da fare, ma è stato ciò che mi ha aiutato a trovare un po' di pace. La vita spesso ci pone di fronte a prove difficili, momenti in cui il tradimento e la delusione sembrano essere l'unica realtà. Ma ciò che conta veramente non è come gli altri ci trattano, ma come reagiamo noi. La vera forza non si trova nella vendetta, ma nella capacità di mantenere la propria dignità, imparare dalle esperienze vissute e crescere. Non dobbiamo permettere che le azioni degli altri ci definiscano, ma essere in grado di riscrivere la nostra storia, di andare avanti e soprattutto di imparare a fidarci di noi stessi. La vita ci offre lezioni dolorose, ma è proprio da queste che possiamo trarre il coraggio di diventare la versione migliore di noi stessi. Lascia un commento e dici se pensi che Marco abbia agito nel modo giusto. Se ti è piaciuto il nuovo formato di video che stiamo cercando di creare, scrivilo nei commenti. Non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato sui nostri futuri video. Grazie per il supporto. Ci vediamo al prossimo video.